Nei primi anni di Bhagavan sulla collina, la maggior parte del cibo veniva fornito da devote come Mudagliar-Patti e Echamal. Preparavano il cibo nelle loro case e quindi lo portavano alla caverna Virupaksha o allo Skandashram. Quando nell'ashram si cominciò a cucinare, entrambe le donne continuarono a portarne ogni giorno. Mudagliar-Patti era solita portare cibo sufficiente per circa 4 persone ed Echamal per 2. Entrambe portavano le loro offerte durante il pasto di mezzogiorno e le servivano personalmente a Bhagavan e ai devoti. Quando le devote cominciarono a invecchiare e i mezzi della cucina dell'ashram si espansero, Bhagavan cercò di dissuaderle dal portare il cibo, ma nessuna delle due era propensa ad abbandonare il privilegio duramente guadagnato di servire personalmente Bhagavan ogni giorno. Sebbene Bhagavan abbia chiesto a Echamal in parecchie occasioni di smettere di portare cibo, non era propenso a vietarglielo formalmente. Quando una volta Cinnaswami le proibì di portare il cibo, nell'interesse della salute di Bhagavan, quest'ultimo si rifiutò di entrare nella sala da pranzo quando fu suonata la campana di mezzogiorno. Non diede mai alcuna ragione di questo, ma i devoti presto intuirono che stesse protestando contro il divieto imposto a Echamal. Echamal a quel punto era ritornata in città, così fu inviata una delegazione di devoti a chiamarla. Da principio ella non volle venire, perché era ancora arrabbiata con la direzione dell'ashram, ma quando le fu detto che Bhagavan avrebbe probabilmente digiunato se lei non fosse arrivata personalmente, acconsentì a venire e a salvare la situazione. Quando chiese a Bhagavan di andare nella sala da pranzo a mangiare, egli si alzò e andò. Nessuno nell'ora precedente era riuscito a persuaderlo a muoversi dalla vecchia sala. Dopo questo incidente, il diritto di servire di Echamal non fu più sfidato. Letto? Cosa hai letto? Praticamente 2 devote cucinavano per Bhagavan e quindi ogni giorno gli portavano questo cibo. Da fuori? Sì, quando non c'era ancora la cucina nell'ashram. E poi Bhagavan chiese di non portare più cibo a loro. Però loro... Chi ha chiesto Bhagavan oppure il direttore? Chi ha chiesto? Prima Bhagavan, però loro continuavano a portare questo cibo. Poi anche Cinnaswami proibì di portare il cibo e allora lei, una delle devote, poi si arrabbiò, diciamo, quella che portava il cibo e se ne andò.
E poi Bhagavan le disse che se non sarebbe tornata, lui avrebbe digiunato tutto il tempo. Poi loro è venuto. Sì, no, aspetta. È venuto, no? Sì. Ok. Ieri cosa hai letto? Provando a preparare il cibo. Aspetta, Era sempre sulla preparazione del cibo, però. lascia lavorare. Ah, sì. Sì, che mi sembra che Bhagavan non voleva piatti troppo elaborati nell'ashram. Una signora Quindi- aveva fatto 32 piatti diversi Ah, e sì. lui aveva detto basta una verdura, un po' di riso. Sì, Altrimenti dall'esterno pensano che noi Sprechiamo. C'è un sistema, esiste in India anche l'ashram, anche nel buddismo anche esiste come un ashram, no? Ecco. Nel villaggio fanno un accordo un giorno dell'anno, uno porta tutto il cibo cucinato, la porta e lascia. Quindi c'è un villaggio, 500 persone, 500 famiglie, io un giorno anche basta. Quindi comunque cosa ordine la facevano? Portavano tanto cibo, c'è anche nell'astro vivevano 50 persone, lo portavano per 50 persone. Ma una famiglia o 2 o 3 famiglie insieme prende questo voto, questo voto e la portare a cucinare i cibi e la portavano dall'ashram ogni giorno. Quindi, perché una villaggio così tante famiglie, quindi una cosa, ancora esiste questo il sistema, molto anche nel buddista, anche esiste questo sistema, così lo portavano. E loro quando portavano sempre i cibi ricchi, pollo ricchi, cucinato bene, tanta varietà, tanto anche pesante, così. No? Dopo invece nell'ashram vivevano, vogliono mangiare più semplici, no? E quindi ho cominciato il sistema un po' di alcuni punti e cambia e chiedono invece di cucinare e portare la portata cibi come primo materiale, noi cuciniamo come adesso tanto funziona, ma ogni tanto altro modo anche funzionano perché esprime un'opportunità a esprimere la devozione. Poi anche qua i devoti non è venuto, hanno detto ok, voi venite, io non mangio. E quindi c'è una devoti non riesce a sopportare il suo maestro così divinare, quindi lo reggo e rompono così vengono. Quindi una dice anche un ego, no? Io do, tu devi ricevere, ma non è detto tu ti devi ricevere anche tu puoi. Questo è il concetto. In cibo, abbastanza in costo di lettura, tu vedi, una parte vedi la costruzione, una parte vedi il cibo, questo tuo più principale, attività, nutrizione. E riposo? No. Come? Riposo no. Riposo nel satsang, quando parla nel sala yoga, quando incontra, perché non proprio yogasana, era un ashram, non facevano yogasana. Sala yoga, parlare con Sua Darshan, no? Stare là insieme, è un riposo più elevato. Poi dormire riposa anche c'è, no? Il 1800, quelli là parlavano
Bhagavan parlava sempre della riunione, no? Quindi usava, anche lui scriveva come poema, come riunione, una in tutto, tutta in una, in questa base. Anche vedi nel Padre nostro, ripeto, come il cielo, così la terra. Cosa vuol dire? Una in tutto, tutto in uno. Stesso è il concetto, ma il concetto nasconde il principio stesso. E poi dice così fatto con la tua volontà, no? Quindi dalla totalità venuto come individuo, e tutta la carattere di individuo esiste nella totalità, perché è parte della totalità. E l'ha fatto tua volontà, che vuol dire? È tuo essere un individuo venuto dal tuo essere, dell'umano venuto dall'essere del Dio. Questo è il concetto. Il Padre nostro. Chi è poi canta composto del Padre nostro e Gesù oppure? Chi l'ha scritto? È un angelo, angelico, oppure Gesù? No, Gesù non lo credo. Non so se si sa, forse non si sa, cerchiamo. Ecco, fate una ricerca a Misetto di domani. Ciao mamma. Adesso, Gran Fratello, Google. Grazie. Grazie. Om Saranam Bhavatu Sarano Bonaktu Sarviryam Karavavahe Tejasvinavaditamasu Mahavit Visavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasadam. Il cielo, la terra, la nostra benedizione, la nostra protezione e la nostra nutrizione. Onoriamo, salutiamo, amiamo. Ricordiamo i nostri antenati e facciamo un saluto. Grazie. Grazie.